tanto tempo fa. Il mondo era diverso. Gli uomini vivevano nelle tenebre, tremavano di freddo e si rifugiavano nelle grotte. Non conoscevano il fuoco, non conoscevano la luce. Sotto il cielo degli dei la terra era ancora giovane e aspettava un dono che avrebbe cambiato tutto. Tra le montagne degli dei c'era un titano diverso dagli altri. Il suo nome era Prometeo, colui che vede oltre, colui che sfida. Non per sete di potere, ma per amore degli uomini. Fu lui, e solo lui, a osare ciò che nessun altro avrebbe mai fatto: rubare il fuoco agli dei e donarlo all'umanità. All'inizio dei tempi, quando ancora il mondo era giovane e silenzioso, il cielo e la terra, Urano e Gea, si unirono per dare origine ai titani, le prime, immense forze della natura. Tra questi esseri maestosi nacque Prometeo, figlio del potente titano Giapeto e dell'oceanina Climene. Fin dai suoi primi giorni, Prometeo si distinse per uno sguardo attento e una mente brillante. Fin da giovane, Prometeo mostrò una mente acuta e un cuore pieno di compassione. Quando scoppiò la guerra tra i titani e il giovane Zeus, il mondo fu scosso da tuoni e tempeste. Ma Prometeo, pur essendo un titano, fece una scelta diversa. Decise di non combattere. Non perché amasse Zeus, ma perché prevedeva il futuro e sapeva che il destino avrebbe dato la vittoria al nuovo dio. E così accadde. Zeus vinse e con lui i nuovi dei dell'Olimpo. Prometeo osservava tutto e capì: anche Zeus non era invincibile. Sulla terra, in quei tempi antichi, gli uomini vivevano come creature selvagge, senza fuoco, senza ripari, senza conoscenze. Vagavano nel buio, si nutrivano di carne cruda, tremavano per il freddo e si nascondevano dalle belve. Prometeo li osservava dall'alto e nel suo cuore nacque qualcosa di raro tra gli dei: la compassione. Fu allora che Prometeo prese una decisione coraggiosa. Avrebbe sfidato Zeus non con la forza, ma con l'astuzia. Uccise un toro possente e lo divise in 2 mucchi. Nel primo mise le ossa, coperte da uno strato invitante di grasso lucente. Nel secondo nascose la carne migliore, avvolta e celata sotto la pelle dell'animale. Zeus, attratto dall'apparenza, scelse il mucchio peggiore, ossa e grasso. Quando si accorse dell'inganno, era troppo tardi. Prometeo aveva vinto, ma l'orgoglio di Zeus era stato ferito e la sua furia cominciò a crescere. Furioso, progettò vendetta, una punizione che fosse sottile e irresistibile. Ordinò a Efesto di creare una donna bellissima fatta d'argilla, Pandora. Gli dei dell'Olimpo si radunarono attorno a Pandora, affascinati dalla sua perfezione. Per questo fu chiamata Pandora, colei che ha ricevuto tutti i doni. Ma a Zeus aggiunse un ultimo regalo, un vaso sigillato, decorato con simboli antichi. Glielo affidò con un solo avvertimento: non aprirlo mai. Pandora fu mandata sulla terra come un dono celeste, ma anche come una trappola. Era destinata a Epimeteo, il fratello di Prometeo, un titano buono ma impulsivo, il cui nome significava colui che capisce solo dopo. Prometeo lo mise in guardia: non accettare nulla che venga da Zeus. I doni degli dei portano sempre conseguenze. Ma Epimeteo, rapito dalla bellezza e dalla dolcezza di Pandora, ignorò l'avvertimento. Un giorno, spinta dalla curiosità, Pandora si avvicinò al vaso. Lo guardava ogni giorno, finché non resistette più. Tolse il coperchio e in un attimo tutti i mali del mondo uscirono. Malattia, fatica, invidia, guerra, dolore. Pandora cercò di richiuderlo, ma era troppo tardi. Solo un'ultima cosa rimase dentro. Una luce piccola, tremolante. Era la speranza. Il mondo non era più lo stesso. Dal vaso di Pandora erano usciti tutti i mali: malattia, paura, invidia, dolore. Gli uomini, che prima vivevano ignari, ora soffrivano. Prometeo guardava quella tristezza e il cuore gli si spezzava. Lui, che aveva cercato di aiutare gli uomini, ora li vedeva soffrire più di prima, ma non si arrese. Doveva trovare un modo per salvarli.
Fu allora che ebbe un'idea luminosa e proibita, un dono capace di cambiare tutto, il fuoco. Con il fuoco gli uomini avrebbero potuto scaldarsi, cuocere il cibo, vedere nel buio, vivere meglio. Così partì per un viaggio segreto. Attraversò mari, colline, nuvole, fino a raggiungere Lemno, l'isola dove il dio Efesto, fabbro degli dei, aveva la sua fucina. Lì, tra scintille e martelli divini, ardeva il fuoco sacro dell'Olimpo. Prometeo aspettò il momento giusto, poi si avvicinò. Rubò una piccola scintilla, rossa e viva come il cuore del mondo, e la nascose dentro un bastone cavo. Tornò sulla terra e con un gesto semplice ma grandioso porse il fuoco agli uomini. Fu un attimo di silenzio. Poi la luce brillò nei loro occhi. Il buio era finito. Il fuoco era con loro. E niente sarebbe mai più stato come prima. Con il fuoco tra le mani, pian piano, nacque la civiltà. Ma col passare del tempo dimenticarono da dove veniva tutto questo. Dall'alto dell'Olimpo, Zeus vide la loro arroganza crescere e si infuriò. Decise che era il momento di punire i mortali. Ma prima avrebbe colpito colui che aveva osato donare il fuoco, Prometeo. Zeus non agì da solo. Mandò 2 dei suoi servitori più temibili, Kratos, la forza, e Bia, la violenza. Insieme catturarono Prometeo, senza pietà. In catene, Prometeo fu trascinato lontano, fino alla gelida terra degli Sciti. Efesto, il dio fabbro, ricevette l'ordine: inchiodare Prometeo alla roccia. Così restò, sospeso tra cielo e terra, senza alcuna speranza di libertà. Poi venne l'aquila. Ogni giorno calava dal cielo e divorava il fegato di Prometeo, che ogni notte ricresceva, perché il dolore non avesse mai fine. Dal profondo del mare salirono le oceanine, ninfe gentili nate dall'acqua e dalla luce. Prometeo, chiedi perdono. Solo così finirà il tuo dolore. Ma il titano non rispose. Ma dentro di sé custodiva un segreto potente, un segreto che neanche Zeus conosceva. Un giorno quel segreto avrebbe potuto salvare lo stesso re degli dei o distruggerlo per sempre. Nel suo palazzo tra le nuvole, Zeus cominciò a sospettare. Qualcosa turbava il suo cuore. Decise allora di agire. Mandò il messaggero alato, Hermes, con un compito difficile: raggiungere Prometeo sulla rupe, tra le catene, e convincerlo a svelare il segreto. Hermes volò veloce tra i venti, ma Prometeo fu irremovibile. Non parlerò finché non sarò libero, e finché Zeus non riconoscerà che ho agito per amore dell'umanità. La sua voce era ferma, il suo spirito incrollabile. Passarono anni, decenni, secoli. Nel cuore dell'Olimpo cresceva un'inquietudine silenziosa, un presentimento che qualcosa di grande e forse di pericoloso stesse per accadere, e che solo Prometeo avesse le risposte. Alla fine Zeus non poté più ignorare il tormento. Scelse Eracle, figlio della forza e del tuono. L'eroe raggiunse la rupe solitaria e spezzò le catene. Dopo secoli di dolore, Prometeo fu finalmente libero. Alzò lo sguardo al cielo e disse a Zeus: «Se sposerai Teti, nascerà un figlio più potente di te, e come tu hai detronizzato tuo padre, lui detronizzerà te». La rivelazione di Prometeo fu chiara come un fulmine. Teti, dea del mare, avrebbe generato un figlio destinato a superare il padre. Zeus, colpito e inquieto, comprese che non poteva sfidare il destino. Scelse allora di rinunciare a Teti e la diede in sposa a un mortale, Peleo, un eroe valoroso. Si celebrarono le nozze e da quell'unione nacque Achille, il più grande dei guerrieri. La profezia fu aggirata e il trono di Zeus rimase salvo. Più saggio, Zeus riconobbe infine il valore di Prometeo. Non era un ribelle, ma un alleato dell'umanità. Lo perdonò e riportò l'equilibrio tra Olimpo e terra. Così cominciò una nuova era, con il fuoco ancora vivo nei cuori degli uomini. E Zeus rifletté. Aveva vinto tante battaglie, ma da Prometeo imparò qualcosa di più grande, che il vero potere non sta nella forza,
ma nell'umiltà di ascoltare, di cambiare, di proteggere. Intanto sulla terra il fuoco ardeva nei villaggi. Era il dono di Prometeo e il simbolo eterno della speranza. Così il mito non si spense. Ancora oggi si racconta la storia di quel titano ribelle, coraggioso e saggio. Prometeo, l'amico degli uomini, colui che rubò il fuoco agli dei per accendere il futuro dell'umanità.